Ragazzi, eccoci qui, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi guardiamo la seconda emissione, la seconda uscita del Belgio. Abbiamo una seconda emissione quest'anno, un po' come tutti gli anni, e devo dire che quest'anno, come tutti gli altri anni, stanno facendo veramente pena per quanto riguarda le due versioni. Cosa voglio dire? Non perché la coin card è brutta o la moneta, attenzione, è perché non si capisce più niente. Abbiamo come sempre due versioni, francese e olandese, almeno così ce le ha vendute la zecca belga. Qui abbiamo la versione francese in questa posizione qui, e qui abbiamo la versione olandese. Che cosa cambia, direte voi? Beh, cambia solo le scritte in questa posizione qui, perché prima arriva la scritta in francese e poi la scritta in olandese, e qui invece prima arriva la versione in olandese e poi la scritta in francese. Praticamente non cambia nulla, ecco perché una è in versione olandese e una in versione francese. Per il resto, ragazzi, sia le monete e il disegno del coin card sono uguali, identiche, non cambia assolutamente nulla. Tutte e due le versioni praticamente, secondo me, sono identiche, però questo è quello che ci dicono. E poi sul rovescio abbiamo la scritta francese per prima sulla coin card olandese, e invece abbiamo la scritta olandese sulla coin card francese. Ecco le differenze. Sinceramente possono fare anche a meno di fare due versioni ormai, perché se la possono anche risparmiare tutte queste stupidate, però si vede che vogliono vendere per forza le due versioni e noi lasciamo fare così. Il mio consiglio quest'anno, se volete prendetele tutte e due, ma sinceramente ha poco senso ormai. Le monete sono sempre uguali, fate attenzione, e devo dire che la coin card in sé è molto bella. Non sto parlando del disegno della coin card o della moneta, sto parlando dell'emissione con le due versioni, che è veramente penosa. Possono anche risparmiarcelo ormai. Per quanto riguarda la moneta, abbiamo tutta una moneta al femminile, si può dire, perché abbiamo come tema il 75esimo anniversario del suffragio femminile in Belgio. La moneta è stata disegnata da un'autrice belga, da una donna, perciò abbiamo una moneta tutta al femminile, e devo dire che è una moneta che dal mio punto di vista è molto bene e molto ben realizzata. La coin card, come possiamo notare, sono tutte e due uguali, ne ho preso una perché non cambia nulla ormai, è molto bella, molto carina. Qui abbiamo una donna che sta votando, qui sullo sfondo abbiamo dei giornali che ne parlavano proprio per questo diritto che hanno avuto le donne. Guardiamo il rovescio, dove abbiamo ancora delle donne che stanno votando in questa posizione qui. Ovviamente sono foto in bianco e nero perché parliamo di 75 anni fa. Moneta, come vi dicevo, disegnata da un'autrice, la Iris Brunis, questa è l'autrice della moneta, e adesso andiamo a visionarla più da vicino. Come potete notare, nel centro della moneta troviamo il simbolo diciamo del genere femminile, o il simbolo del Venere, in questa posizione qui, con una matita che sta scrivendo all'interno, perché sullo sfondo abbiamo una scheda elettorale in questa posizione qui. 75 anni in questa posizione. Qui abbiamo il tema della moneta, suffragio universale femminile, in questa posizione qui, sia scritta diciamo nella versione francese ma anche quella olandese. Poi quello che dobbiamo fare attenzione è le sigle BE in questa posizione, dove il Belgio identifica le proprie monete. Qui abbiamo il conio 2023 subito sotto, fate attenzione, si vede molto bene. Ho tirato via il dito così non la inquadra la telecamera. Poi facciamo attenzione, subito sotto abbiamo due simboli. Uno è una freschetta di Ellen Meyer, che è con un fiore di aster davanti, che è il simbolo del direttore della zecca del Belgio, Giovanni van de Velde, e più abbiamo il simbolo della zecca di Utrecht, il caduceo alato, perché vi ricordo che le monete vengono coniate dalla zecca olandese, ormai la zecca belga non fa più niente. Per quanto riguarda il bordo abbiamo 12 stelle a 5 punte, moneta in fior di coni, questa che stiamo guardando, e devo dire che la zecca belga ha sempre lavorato molto bene, non c'è niente da dire. Anche quest'anno ha fatto una bellissima moneta, perché la finitura è veramente eccezionale per quanto riguarda la finitura in fior di conio. Qui abbiamo le iniziali dell'autrice IB, Iris Brunis, in questa posizione qui. Moneta molto molto carina. Andiamo a vedere il rovescio insieme. Il valore facciale è 2 euro, non c'è niente di particolare, però la moneta è stata fatta veramente molto molto bene. Abbiamo una tiratura più bassa quest'anno perché hanno tagliato le tirature. Prendo anche l'altra moneta, facciamo attenzione. Abbiamo 130.000 pezzi totali quest'anno, non più 150.000 pezzi. Di qui
62.500 pezzi per la versione francese, che in basso, 62.500 pezzi per la versione olandese e siamo a 125.000 pezzi. Il restante 5.000 pezzi li troverete in cofanetto fondo specchio, fate attenzione. Perciò abbiamo in totale 130.000 pezzi. A quanto viene la moneta, quanto gira in questo momento qua? In questo momento qua in Italia lo troverete tra i 11 e i 13 euro, dipende dove andate ad acquistare la moneta. Fate attenzione perché hanno tagliato le tirature, cose che non è stato detto tanto per questa moneta qui, perché le prime erano da 75.000 pezzi, quelle dell'anno precedente, quest'anno invece sono più basse, perciò fate attenzione alle tirature. Niente, per oggi è tutto. Ditemi cosa pensate delle due versioni, francese e olandese, quest'anno specialmente, poi che sono veramente oscene dal mio punto di vista. Ditemi se avete già acquistato la moneta, se avete la versione in fondo specchio. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao e grazie a tutti.